Pamia ceci, 6 di mattina, anche se è sabato. Burro d'arachidi, ci dirigiamo a fare colazione perché poi partiamo per Zomba, un piccolo paesino qui vicino. Speriamo tutto bene, vi aggiorniamo dopo. Ovviamente vi chiedo scusa per la faccia, ma sono le 6 di mattina, spero capirete. Ciao, un bacione, ci vediamo dopo. Zaino in spalla e si va. Let's go. Let's go. Andiamo a prendere lo Njinga Taxi, che è il taxi locale, poi ci avventureremo su un pulmino locale, vi farò vedere. Ciao! Eccoci, siamo appena saliti in Njinga, come potete vedere, posizione non troppo comoda, però mezzo veloce. Su dietro Maddi, avanti Anna. Proverò a farvele vedere, ma non ne sono certo. Là c'è Maddi, ma non la vedete, adesso proviamo a farvi vedere Anna. Eccola lì Anna, come potete vedere, questa è la posizione, io faccio un po' più ridere perché sono più alto di loro, però vabbè dai, non ci si lamenta. Allora siamo in mercato adesso, vedete dietro di me alle mie spalle un po' di mercato, vi faccio vedere. E poco, però è quello che riesco a farvi vedere, eccolo lì dietro di me, perfetto. Allora siamo appena scesi, costo locale 300 kwacha, circa un sesto di euro, quindi boh, tipo 15 centesimi, una roba del genere, un po' di più di 15 centesimi. Siamo arrivati. Era visibilmente in difficoltà, non so se fosse colpa mia. Anna invece è arrivata in pole position, io secondo e basta. Vabbè, adesso ci dirigiamo al pulmino e speriamo che ci sia a posto e speriamo di non essere troppo affollati. Ci aggiorniamo quando siamo sul pulmino. Siamo appena saliti sul pulmino, 4500 kwacha circa, più o meno, boh, non lo so, 2,5 euro, diciamo così. 2 ore di viaggio, adesso vi faccio vedere in che condizioni e poi speriamo di arrivare il più presto possibile. Condizioni su sto pullman sono queste, sarà un pullman da 3, 6, 9, 12 posti, siamo 3, 6, 9, 12, 14, 15 e forse sale anche altra gente, più 4 lì davanti, un bel bordello. Però direi che rispetto a questi qua facevamo un viaggio da pascià. Siamo quasi arrivati a Zomba, siamo quasi, adesso arriviamo, vi faccio vedere in che condizioni siamo tornati. Eravamo così comodi, aspetta. Chi è? Via danza coach, guarda lì. Costipati qua dietro in fondo, faccio vedere le mie gambe. Faccio, eccomi. Guarda qua, tutto storto. Allora abbiamo appena cambiato mezzo, siamo in 3 dietro, si stanno a favola, adesso 10 minuti, 20 minuti, mezz'oretta e si arriva a macchina privata perché mani. Appena arrivati a Zomba, adesso ci attendono 600 metri per arrivare al lodge e poi vi faremo vedere il lodge. Questa è l'entrata del lodge. Devo dire che la location fuori era molto carina, infatti c'erano tutti questi bellissimi tavoli dove si poteva mangiare, stare lì a chiacchierare, poi c'era un bellissimo falò che si accendeva la sera ed era molto bello stare lì tutti insieme a chiacchierare. Invece questa qui è la mappa di Zomba, vi faccio vedere un po' dove siamo andati. Noi siamo esattamente qui, aspettate che mi cerco, eccoci qua, noi siamo qui e siamo andati a fare una camminata in paese e invece la gita di domani sarà sul monte, quindi ci faremo portare da una macchina che ci porterà o al punto 27 o al punto 12 e poi dovremo scegliere se andare a vedere il punto 13 e 14 oppure le cascate, le Williams Falls, che sono al punto 17. Appena siamo arrivati ci siamo sistemati e poi subito all'esplorazione della città. Siamo andati in direzione dell'orto botanico. Una cosa molto importante che non vi ho ancora detto è che Zomba è stata la prima capitale del Malawi e infatti si vede che è molto più organizzata di altre città in cui siamo stati. Eccole là le due disgraziate. 3 tickets. Thank you. Thank you. Abbiamo appena acquistato i biglietti, questo è il biglietto e siamo pronti a esplorare. Anna, Maddi e il Doc. Siamo avventurati nel boschetto, faccio vedere un bel fiumiciattolo qui sulla nostra destra, derecha. Stima che bello, ci sono pure le cascatelle. Adesso mi sa che stanno organizzando per un matrimonio, ma vabbè fa niente, quello non ci interessa. Cascatelle, poi là c'è un bacino con l'acqua e là dietro invece stanno organizzando, sa, non so per cosa, e questa è la location. Carina, e quella è una capanna tipica africana. Davanti abbiamo delle super palmites, penso che siano delle palme normali, non producano frutti, ma sono molto carine, coccolose
che poi in teoria forse diventeranno come questa bestiona qua, ma non lo so. Stiamo passando sotto l'albero e in cui ci sono un botto di formiche, adesso ve le mostrerò. Fa il limbo, ma io non lo faccio perché mi spacco la schiena, Anna ci passa perché è una nana. E guarda qua che bestie ste formiche, rispetto al mio dito, guarda lì, sono enormi. Siamo anche noi sotto l'albero. Oppa mia ceci. Ci dirigiamo su questo ponticello, probabilmente ci sarà una cascata, scherzo, un fiumiciattolo scrauso, e vedremo un po' cosa troviamo. Ma vede? Ammazza, super cascate. Stiamo camminando su questo urca vacca, su questo ponticello sospeso alla grandissima. Un bel casino. Oppa. Sarà pieno di insetti, zanzarone, tutto e di più, ma noi non temiamo niente. Io invece farò il video bello senza le cagate di Andrea, quindi dove sentirete solo la natura e non ci sarà lui a disturbare la natura e li riprendo se dovessero cadere, sperando di non cadere io. Siamo arrivati all'ultimo ponticello supersonico, abbiamo fatto un bel giro ad anello. Lato positivo, si respira un'aria pulitissima e si vede di essere in mezzo al verde, un po' ci mancava. Lato negativo, lo dipingono come un orto botanico, ma non ci sono illustrazioni, non c'è scritto niente, è praticamente un parco, tu vieni qua, ti rilassi, semmai fai un aperitivo con i tuoi amici o un barbecue e roba del genere, e questo è l'ultimo ponticello. E quindi niente, il lato negativo è un po' poco didattico e molto rilassante, però molto bello, apprezzato. Solo per 300 kwacha, che sono praticamente un sesto di euro, direi che va benissimo. Adesso si va a mangiare? Adesso si va a mangiare. Alla fine avevamo ragione, il matrimonio c'era davvero. Eccoci qua, arrivati al posto dove mangeremo. Questo è un mega resort rispetto a quelli in cui siamo abituati, e basta, speriamo di mangiare bene. A quanto pare specialità della casa, tortone enormone, vedremo dopo. La location era spettacolare e sembrava davvero di essere in Grecia, e infatti dopo abbiamo scoperto che il ristorante era tipico greco. Ecco qui i nostri piatti. Questo è il piatto misto con pita, un po' di roba, involtini tipici, meatballs, hummus e verdurine. Anche Anna ha preso lo stesso, mentre Madi ha fatto una bella pita Con il formaggio croccante e cabbage. Buon appetito. Dolce. Fa vedere 7 metri di steccona e speriamo che sia buono. Caramello e cioccolato. Assaggio. Sopra questa cremina è tipo caramello e cioccolato assieme. Ora, per i miei fan, very good. Dopo il pranzo, con la pancia bella piena, ci siamo diretti al mercato principale di Zomba e ci siamo persi tra le bancarelle. Poi tutti a casa, doccia veloce e poi si cena. Stiamo dirigendo in bagno e questa sarà la doccia. Vediamo un po'. La bella all'aperto, così i coccodrilli mi fanno compagnia. Facciamo una doccetta e poi andiamo a cena. Samosas di carne, zuppa thai, samosa. Falafel con ciapati, tzatziki, insalatina. Questi con spinaci, tzatziki e ciapati, penso ancora. Couscous, toast e hummus. Questa è la location notturna dove ci siamo messi a fare 2 chiacchiere prima delle nanne. Ci stiamo avventurando alla nostra casa. Stiamo avventurando alla nostra casa, la potete già vedere. Ora vi ci porto dentro e vi faccio vedere com'è all'interno. Open, please. Ora Maddi apre. Vai.
Dai che sto d'abbacchio. Si entra. Abbiamo primo. Si chiude subito per non prendere la Sì, malaria. sì, sì. Si chiude subito. Questo è il mio lettino. Poi c'è il letto di Maddi. E il letto di Anna. Sbagliato. Come si fa a capire? Finestre con zanzariere. E basta. Una domanda, secondo voi se aveste inquadrato tutti e tre i letti dovevate scegliere qual era il suo, l'avreste capito che era questo disordinato? Mentre ci laviamo i denti. Sono stanchi. Buongiorno a tutti, carichissimi. Cappuccino sembra anche delizioso. Adesso vi faccio sapere. Colazione veloce, poi si va in escursione. Questo è un espresso. Porco Giuda. Fa un po' schifo. Yogurt, muesli e frutta fresca, pancake e frutta fresca. Per finire, crepe e frutta fresca. Siamo appena scesi dalla macchina, ci ha lasciato giù l'autista, adesso ci dirigiamo verso le Williams Falls e vi farò vedere poi come prosegue. Qua sembra di stare veramente in un posto magnifico e ci vediamo dopo. Ci tengo a farvi vedere questo programma di reforestation. Il nostro sarà come questo, non è vero, forse un po' più bello. E vedete che i pini sono messi tutti vicini vicini. Qua non sembra neanche di stare in Africa se non per la terra rossa, perché poi per il resto siamo proprio immersi nella natura più selvaggia. Adesso vi faccio vedere, vedete queste strisce qui? Guarda, alcune fanno da ponte e sotto ci passano, guarda che è incredibile il sistema delle formiche. Sono pazze, guardate. Eccole lì. Eccole qua, le famose Williams Falls. È incredibile come i ragazzi portino sulla testa anche 40-50 kg di legna. Adesso, mentre stiamo camminando, siamo imbattuti in queste more gialle e l'assaggeremo in diretta con voi. Eccola, assaggiamo in diretta. Sa di mora, ma è gialla. Molto buona, perdonate la capigliatura, ma molto buona. Voto 10. Adesso giriamo a destra per andare a vedere i paesaggi mozzafiato che ci regalano. Siamo arrivati al primo point of view. Nel 1965 la regina e il re, penso d'Inghilterra, ah no, ma non la regina e il re d'Inghilterra, del Malawi, sono arrivati in questo punto panoramico. Hi! E questa è la vista, adesso vi ci porto senza cascare. Per scrupolo vi faccio vedere anche la Queen's View e le due Queen. 1, 2 and 3. Non so neanche classificarlo tra laghetto o fiumiciattolo, però è molto bello. Lì c'è Giancarlo che raccoglie le more gialle, quella è Anna, lì c'è Giancarlo che invece raccoglie le more. E bello, molto interessante. Eccola in lontananza la diga, noi dobbiamo arrivare esattamente lì. Questa è la strada che abbiamo fatto noi, ma ci tengo a farvi vedere quel signore lì che sta portando tipo 50 kg di legna addosso. Noi siamo caduti più e più volte. Come abbiamo fatto i complimenti per il progetto di riforestazione, ci tengo a precisare che qui c'è una deforestazione incredibile. La gente taglia tutti gli alberi e poi li porta in città a vendere, o per la legna, per bruciarla o per costruire roba. Quindi complimenti per la riforestazione e discomplimenti per la deforestazione, maledetti. Dopo 3 ore e mezza di camminata finalmente siamo arrivati alla diga. Ora l'acqua è bassissima, ma con la stagione delle piogge sicuramente si innalzerà, anzi straborderà anche. Prima di ripartire per Balaka ci siamo concessi un bel pranzetto che prevedeva una specie di piadina greca e invece Anna ha preso un toast. Eccoci qua, siamo appena saliti sul pulmino che ci riporterà a Balaka. 2 giorni intensi ma molto belli, siamo contenti del viaggio di oggi. Avete qualcosa da aggiungere? No, bellissimo, bellissimo.
bello tornare a camminare e avere i bergamaschi. Respirare un po' di Aria pulita, adesso torniamo nella fecciona. Ciao ciao! Ciao. Questa qua è la situazione, siamo su in 3, 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, una ventina su un pullman da 12 e si va alla grande. Siamo appena tornati, da come potete vedere la faccia, siamo distrutti, devastati, il viaggio di ritorno non è stato per niente bello rispetto a quello dell'andata. Scusate ste occhiaie, ste tutto, ma devo proprio doccia, cena e a letto immediatamente. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo mercoledì. Un bacione!